Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi parliamo ancora di NDE. Non se ne abbiano male gli appassionati degli altri argomenti che arriveranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E in questo momento, siccome stiamo facendo una fase approfondita di alcuni argomenti di cui parliamo anche sul mio secondo canale sul Pirata, quindi invito tutti a iscriversi sul Pirata, trovate il link qua in descrizione, e anche sul canale Telegram. Venite a trovarmi anche su Facebook e sugli altri social a vostro piacimento, ovviamente. E quindi questo percorso abbiamo visto lo scorso video un NDE un po' particolare, oggi ne vediamo un'altra e insieme le collegheremo poi nei ragionamenti e vedremo che ci portano ad approfondire e a capire alcuni nuovi argomenti che queste NDE ci portano. Allora, l'NDE riguarda Penning-Slapman, è avvenuta nel 1990 negli Stati Uniti ed è stata causata da un arresto cardiaco dovuto all'anestesia dal dentista. E ovviamente sono state fatte tutte le indagini come al solito, cartella clinica, i soliti test che noi conosciamo che vengono fatti dopo l'NDE, e è stata considerata attendibile. Come tutte le NDE è un'esperienza personale, ma farò una diretta in questi giorni, sempre qua sul primo canale e non sul Pirata come è solito mio fare, dove anche a grande richiesta di alcuni di voi riprenderemo in mano alcuni argomenti e spiegheremo il perché durante l'NDE alcune persone vedono alcune cose e alcune persone vedono altre cose. Benissimo, andiamo al racconto di Penny. Penny appunto si reca in quel giugno del 1990 dal dentista per fare un piccolo intervento chirurgico orale, in quanto aveva una ciste che le aveva mangiato un pezzettino di osso. Durante l'effettuazione dell'anestesia inizia a sentirsi poco bene. L'infermiera avvisa il medico, sapete che dopo l'anestesia viene lasciato lì un qualche minuto che faccia effetto, avvisa il medico e si accorgono che la signorina Penny comincia a perdere conoscenza, perde conoscenza e va in arresto cardiaco e in arresto respiratorio, quindi adottano subito tutte le contromisure del caso. Nel frattempo viene chiamato il 911, scusatemi, e arriva il pronto intervento che fanno un intervento di rianimazione al quale Penny risponde e alla fine viene rianimata. Ma vediamo cosa vive Penny nel frattempo di questo arresto cardiaco, di questa morte momentanea. Lei dice che si è sentita improvvisamente venir meno e si è sentita viaggiare velocemente attraverso un tunnel. Attraverso questo tunnel diceva che si sentiva un po' disorientata, un po' di senso di disorientamento e di vertigine, in quanto non se l'aspettava di essere sparata così velocemente attraverso questo tunnel. Non sentiva minimamente paura o angoscia. Sembrava un po' come se stesse girando a spirale, dice lei, come si vedeva come effetto speciale in vecchi programmi televisivi. Dopo aver attraversato il tunnel, invece di essere arrivata, come spiegano alcuni, in prati o spazi aperti, lei si ritrovò in una stanza molto luminosa dove si sentiva amata e tranquilla. Sembrava quasi una sala d'attesa, dove lei non vedeva i confini di questa sala, ma come se fosse appunto una sala d'attesa. E vide improvvisamente il suo nonno, che era morto un po' di anni prima, farsi avanti. Era molto luminoso ed era una persona meravigliosa come si era rivelata in vita, molto affettuoso e con un grande senso dell'umorismo. Quindi lei fu contenta di incontrarlo e il nonno gli disse di provare a seguirla.
e a seguirlo, scusatemi, e lei iniziò a seguire il nonno attraverso questa stanza luminosa. Quindi, dice Penny, iniziai a conversare col mio nonno, a salutarlo, a chiedergli come stava, come andava, e il nonno mi rispondeva sorridente. Improvvisamente raggiungemmo un'altra stanza, o quella che io penso sia stata tale. Sembrava un'enorme biblioteca, grande quanto un colosseo. Libri, libri, libri ad altezza vertiginosa. Non si vedeva la fine di queste scaffalature di libri. Improvvisamente, mentre parlavamo, il nonno iniziò a fluttuare e io con lui, e quindi iniziamo ad alzarci ed a avvicinarci a degli scaffali posti molto in alto. Quello che ricordo è che in vita il nonno non sapeva leggere. Purtroppo era stato un gran lavoratore, ma non aveva avuto occasione di imparare a leggere ed era una cosa che gli sarebbe sempre piaciuta fare. Il nonno quindi prese un libro da uno scaffale e iniziò a leggerle alcuni versi che c'erano all'interno di questo libro. Lei, una volta ripresasi, non si ricorda più questi versi, ma ricorda che erano meravigliosi. Quindi chiese al nonno se poteva sapere cosa significavano questi libri, cosa c'era all'interno di questi libri, quali erano le conoscenze che si potevano apprendere. Il nonno le disse che non era ancora giunto il suo momento, che quando sarebbe stato il suo momento lei avrebbe appreso tutto quello che c'era contenuto in quei libri e anche molto, molto di più. Però le disse che adesso non era il momento, che adesso avrebbe dovuto tornare indietro. Lei ovviamente non voleva, si trovava così bene Penny col suo nonno, si sentiva così amata in quel posto così luminoso, così pieno di amore e di gratificazione, ma il nonno la salutò e lei si sentì riaspirare lungo il tunnel e il suo cuore riniziò a battere e lei si ritrovò nuovamente all'interno del suo corpo fisico. Bellissima questa NDE di Penny del 1990, che ci racconta e ci spiega alcuni particolari, come appunto quello della conoscenza. Quando noi saremo oltre la vita fisica nel mondo trascendente, avremo accesso a una conoscenza così vasta che nel nostro corpo fisico non è nemmeno pensabile. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social, venite a trovarmi anche sul Pirata. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.